Habemus Papam. Giovanni Paolo II è stato considerato dal padre Pole, il nostro fondatore, come padre della nostra famiglia religiosa. In primo luogo perché siamo nati sotto il suo pontificato. Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Lo hanno chiamato di un paese lontano, anche non so se potrei bene spiegarmi nella la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete. Una grande parte del pontificato di Giovanni Paolo II è stato indirizzato verso il terzo millennio. Anche in questo è il nostro padre, già che dopo il Concilio Vaticano II è il Papa, il Beato Giovanni Paolo II, l'autore più citato nelle nostre Costituzioni e anche nel nostro direttorio di spiritualità, che è inseparabilmente unito alle Costituzioni. Sono i nostri due documenti fondamentali. È stato esempio e fonte di ispirazione anche per il modo di vivere la liturgia nelle nostre case, in modo assolutamente particolare. È stato fonte di ispirazione nel modo di vivere il sacerdozio. La grande figura del cardinale primate della Polonia, Cardinale Wyszyński, che all'inizio del mio pontificato mi ha detto: se il Signore ti ha chiamato, tu devi introdurre la Chiesa nel terzo millennio. E ho capito che devo introdurre la Chiesa di Cristo in questo terzo millennio con la preghiera, con diverse iniziative, ma ho visto che non basta. Si doveva introdurla con la sofferenza. Vedete che anche il Papa ha le sue debolezze, però cerca di resistere. Os doy mi testimonio. Yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Desde entonces han pasado 56. Al volver a mirar atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse alla causa di Cristo. Giovanni Paolo II è anche padre della nostra famiglia religiosa per l'esempio che ci ha dato. Ci ha dato esempio di tanti apostolati che noi poi abbiamo preso. Da dove ci vengono le giornate della gioventù che organizziamo nella nostra famiglia religiosa, le giornate delle famiglie, il nostro slancio missionario. Questo Papa è stato un grande missionario, ha fatto più di 100 viaggi all'estero, fuori dall'Italia, ha missionato il mondo, ha dato alla Chiesa la carta magna della missione cattolica per i nostri tempi, come la chiama Padre Pole,
che è la enciclica Redemptoris Missio. Giovanni Paolo II è anche padre della nostra famiglia religiosa perché lui, come padre, ci ha conosciuti, ci ha amati e ci ha aiutati in tanti modi. Ci ha conosciuto fin dai primi anni della fondazione perché lui con Monsignor Krug, Monsignor Leon Krug, il vescovo di San Raffaele che ha approvato la nostra esperienza di vita religiosa, aveva un rapporto del tutto particolare. Nell'anno 91, in una visita che Monsignor Krug fece al Papa, ebbe modo di presentarle le difficoltà che erano sorte già fin dall'inizio della fondazione. Monsignor Krug presentò queste difficoltà al Papa e il Papa lì lo incoraggiò ad andare avanti, a continuare, dunque lo sostenne veramente. Ha conosciuto anche il padre Buela, lo ha conosciuto e lo ha apprezzato. Nell'anno 96 il padre Buela concelebrò la messa privata con il Santo Padre a Castel Gandolfo nel periodo estivo. Dopo la messa si trattenne in un dialogo, il Papa gli domandò diverse cose dell'istituto, dove eravamo, quanti eravamo, c'erano alcune suore e alcuni padri che accompagnavano padre Buela, dunque domandò per le suore, domandò per i padri, eccetera. Padre Buela ebbe modo di fargli vedere una cartina dove c'erano le casse dell'istituto di allora, in quel momento eravamo già in 27 diocesi del mondo, e rimase il Santo Padre molto contento, fino al punto che disse a padre Buela: questo è un altro motivo per avere speranza. Una prima cosa che lui fece veramente straordinaria in favore nostro fu nell'anno 1997. In quel momento eravamo sotto un commissario pontificio. L'istituto non era un istituto religioso ancora riconosciuto come tale, eravamo un'associazione pubblica dai fedeli, e ciò nonostante il Santo Padre decise di affidare all'istituto la Missio Sui Iuris in Tagikistan, cioè di consegnare, di affidare all'istituto un intero paese, un'intera nazione, il Tagikistan, per la prima evangelizzazione o per quello che si chiama la implantatio ecclesia, la implantazione della Chiesa. Da quello che noi sappiamo non si era mai avverato che fosse affidato un territorio, una Missio Sui Iuris, a un'associazione pubblica dei fedeli. Normalmente sono affidate a istituti religiosi, eccetera. Invece no, il Papa decise in questo modo di mostrarci la sua fiducia, la sua stima, la sua fiducia. E difatti il padre Buela, quando seppe questa notizia, disse che quella era la grazia più grande che l'istituto aveva ricevuto dopo la grazia fondazionale. Nell'anno 99 e poi nell'anno 2000 chiese al suo segretario di Stato, il cardinale Angelo Sodano, oggi decano del collegio cardinalizio, di occuparsi di noi, di studiare la nostra faccenda insieme ai suoi collaboratori, perché era decisamente in favore della vita dell'istituto, della promozione del nostro istituto. Il cardinale Angelo Sodano prese a cuore questo mandato, questo desiderio del Papa, lo ha a cuore tuttora, considera che lui deve occuparsi di noi perché questo è un legato che gli ha lasciato Giovanni Paolo II. Noi le siamo ben grati e ben riconoscenti perché Giovanni Paolo II ci guida e ci aiuta dal cielo, ma per grazia di Dio in terra abbiamo il cardinale Sodano che fa le sue veci e che agisce veramente come un padre con noi, con una guida e una paternità veramente molto, molto buona, molto bella, molto autorevole, molto sicura. Questo è il messaggio che vi vorrei lasciare a voi religiosi e religiose della grande famiglia del Verbo incarnato. Vi dico tutto la stima e l'affetto con cui il Papa Giovanni Paolo II segue il cammino delle vostre due istituzioni. Il Beato Giovanni Paolo II è padre anche della nostra famiglia religiosa perché fu lui a voler e a promuovere l'approvazione canonica del nostro istituto come un istituto religioso. Infatti lo aveva già detto,
nella lettera dell'11 aprile del 2001 che non si vedevano ostacoli per l'erezione canonica di questo istituto come istituto religioso, ma tramite il Cardinal Sodano incoraggiò Monsignor Erba in modo continuo a dirigere l'istituto quando i tempi fossero maturi, nel senso di che certe difficoltà esterne ancora fossero rimosse. Infine, nella prima metà dell'anno 2004, il Cardinal Sodano, sempre lui non agiva come persona privata, il segretario di Stato agisce sempre a nome del Papa, dunque scrisse una lettera al padre Buela dicendole di rivolgersi a Monsignor Erba per chiedere l'approvazione dell'istituto, perché già numerosi vescovi nel mondo volevano questa erezione canonica dell'istituto e anche il Santo Padre la voleva. Prendendo spunto da questa lettera commendatizia, Monsignor Erba eresse l'8 maggio dell'anno 2004 il nostro istituto come istituto religioso di rito diocesano, 7 anni or sono. Dunque fu sempre un'intervenzione del Santo Padre. E padre anche per un altro motivo molto profondo, essenziale, diciamo, per la sua devozione a Maria Santissima nella scuola di San Luigi Maria Grignon di Monforto. Lui da giovane lesse il trattato della vera devozione a Maria Santissima, fu veramente colpito nel suo spirito, decise di affidarsi completamente a Maria e prese come moto per il suo sacerdozio, per il suo episcopato e per il suo pontificato le parole totus tuus, sono tutto tuo Maria, prese proprio da San Luigi Maria Grignon di Monforto. E noi, religiose dell'Istituto del Verbo Incarnato, facciamo appunto un quarto voto che è essenziale alla nostra spiritualità, sempre nella scuola, secondo l'insegnamento di quella materna schiavitù di amore che ci ha insegnato San Luigi Maria Grignon di Monforto. Fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Questa paternità del Beato Giovanni Paolo II sul nostro istituto, che come ho detto è stato sempre considerato così padre della famiglia religiosa fin dall'inizio, dal padre Buena, io ritengo che sia parte del patrimonio dell'istituto. Questo Papa Santo, che passerà alla storia come magno, come grande, è già passato alla storia così, ci ha conosciuti, ci ha amati, ci ha stimati, ci ha incoraggiati, ci ha sorretti, ci ha difesi, ci ha salvati. E questo deve essere per noi un timbro di onore, ma anche un pegno della nostra grande responsabilità. Questo deve far crescere in noi l'amore per la Chiesa, per il Papa, ma anche per il nostro istituto, per la nostra famiglia religiosa. Giovanni Paolo II l'ha considerata un'opera di Dio e noi sempre la dobbiamo guardare con questi occhi, considerare che malgrado tutte le nostre difficoltà, i nostri peccati, le nostre miserie, le nostre debolezze, i nostri limiti personali, comunitari, per l'apostolato, culturali, eccetera, ciò nonostante il disegno di Dio è molto più grande e dobbiamo guardare con occhi di fede e fidarci di Dio che è al di sopra di tutti e che agisce con mezzi tante volte indegni, tante volte inadeguati, perché la gloria sia solo sua, perché nessuno possa vantarsene. E dunque che il Beato Giovanni Paolo II interceda per tutti noi, perché noi abbiamo, conserviamo questo tesoro, questa parte del nostro patrimonio, il suo amore, la sua sollecitudine, il suo interessamento, la sua paternità sulla nostra famiglia religiosa.